Fin da quando sono piccolo, una delle cose che mi è sempre piaciuta fare è cantare. Non so perché, ma esprimermi con la voce, esprimermi con il canto è sempre stato qualcosa che mi appassionava quando ero piccolo. Pensate che io dicevo alle persone che da grande sarei diventato o un postino o un cantante. Non so perché il postino, però vabbè, probabilmente mi piaceva questa cosa di poter consegnare alle persone qualcosa, esprimermi tramite un mezzo, non lo so. Sta di fatto che mi piaceva e quando poi ho iniziato, finito il liceo, in quel periodo di cui vi parlo sempre, il mio percorso di crescita prima esteriore, quindi qualcosa da un punto di vista esterno, il canto insieme alla recitazione ed altre cose erano diventati un po' parte della mia routine, quindi avevo iniziato a fare dei corsi di canto. Stavo anche migliorando, ma a un certo punto ho avuto questa mezza situazione, questo mezzo blocco, per cui la mia ex insegnante mi disse qualcosa che mi fece un po' rimanere male e siccome poi ho scoperto che il canto è qualcosa di molto sensibile, che siccome lo strumento è tutto il corpo, se non funziona bene il corpo il resto non viene, è qualcosa di automatico, ho notato che da quel momento lì in cui lei mi ha detto una semplice frase del senso che sentiva che la mia voce aveva qualcosa che non andava e non capivamo che cos'è e quindi a me non piaceva la mia voce, non riuscivo più a farla uscire, dicevo ma è proprio così la mia voce, lei mi ha detto una cosa del tipo è proprio così, insomma la voce di ognuno è quella e se la deve tenere, per quanto ci si può lavorare non è che cambi tanto. E questa cosa, anche senza volerlo, mi è entrata dentro e da lì mi sono un po' abbattuto, ho detto vabbè, non sarò mai in grado di cantare perché non ho quel talento per farlo. Sono andato anche a farmi delle analisi, alla fine pensavamo che fosse qualche problema alle corde vocali e invece non c'è niente, per poi alla fine mettermela via con un senso di forse semplicemente un po' di reflusso gastrico, quindi di reflusso che quindi va a rovinare le cose, ma mi sono sempre quindi sentito da quel momento lì che faccio fatica proprio a parlare in modo squillante, a farmi sentire a volte in un modo giusto, anche con gli altri. Queste cose partono anche dall'infanzia, da traumi, dal non voler disturbare gli altri, dall'essere bullizzato, dal voler piacere agli altri, aver paura di dire la propria. Quindi tutti questi fattori, uniti ovviamente a questo, mi hanno portato un po' a rinunciare. Pensate che non riuscivo neanche quasi più a cantare per conto mio perché mi veniva il nervoso, anche perché cantare in macchina, che è un posto con una acustica terribile, ti fa ancora più deprimere perché non lo vedevo più come un miglioramento, ho paura che ogni volta che cantavo peggioravo sempre di più perché andavo a rafforzare quella cosa. Fino a che poco fa, quasi 6-7 mesi fa, mi ha scritto questa signora dicendo che ha guardato dei miei video, le sono piaciuti e che aveva qualcosa da propormi. Lei è una cantante ma un'insegnante anche di canto e che sblocca un po' le voci e sbloccando le voci ha notato che sblocca anche altre cose nella vita, che due cose sono collegate. Mi ha parlato dei suoi studi che ha fatto su questa cosa qua, connettendo un po' l'ambito interiore con la scienza e il canto, nel suo caso lirico, e siccome poi scambiandoci un po' di messaggi abbiamo scoperto che non siamo neanche troppo distanti, ho detto senti facciamo così, proviamo a fare un percorso insieme, io non ho tanto tempo perché parto e infatti parto tra poco, abbiamo fatto un periodo insieme in cui ci vedevamo ogni tanto per fare qualche lezione e poi abbiamo deciso di fare una piccola chiacchierata, quindi adesso vi porto la chiacchierata, spero vi possa piacere e buona visione. Ciao! Tutto bene? Nessun problema. Questo va. Questo qui È un po' alta? è un po' alto, È un po' alta sì, ma rispetto a me, sì. vuoi che facciamo il contrario? Cosa dici? Perché vedi che siamo Forse così. meglio. Proviamo il contrario. Adesso sei tu più alta. Anna Maria, posso chiamarti Anna Maria? Certo. Allora, siamo qui finalmente arrivati con Anna Maria, che è stata la mia ultima istruttrice di canto e quella che penso un po' mi ha salvato da una situazione un po' particolare. E allora in realtà ho passato gli ultimi mesi, diciamo, con lei e quindi ve l'ho portata un po' perché quando mi avevi iscritto, mi ricordo mi avevi portato un'idea molto interessante sulla questione canto, sulla questione voce. Non solo insegni lirica, insegni canto, ma hai trovato un po' una questione, hai esplorato una questione anche un po' più interiore dal punto di vista di voce, dal punto di vista di suono, quanto questa cosa può cambiare. Quindi volevo un po' esplorare questa cosa con te, chiederti un po' di cose. Allora, innanzitutto, presentati brevemente chi sei, cosa fai, per chi non ti conoscesse. Sono Anna Maria Caruso, una ragazza di 15 anni alla quale è stato detto tu non canterai mai Ecco. Ecco. perché non hai una voce.
E penso che da lì è partito il percorso di cui parli tu, l'esplorazione e capire che cosa il canto può fare per noi. Io fondamentalmente sono rimasta quella ragazza alla quale è stata negata la voce. Negare la voce a una persona vuol dire negare la sua personalità, la sua anima, il suo modo di essere, di esprimersi. E purtroppo, magari il pubblico non lo sa, ma oggi è pieno di persone che si approcciano allo studio del canto e alle quali viene detto no, tu non canterai mai. Oppure sai quante persone vengono da me o mi conoscono e dicono no, io per carità non ho voce, per carità sono stonato, e non riescono a capire il mondo che c'è dietro alla voce. Io sono rimasta quella ragazza con la missione di aiutare le persone a tirare fuori la voce, perché tirare fuori la voce è esattamente come, scusa, io mi permetto, sei palestratissimo, ti faccio i miei complimenti perché io sono un'appassionata di palestra, per cui ecco, con scarsi risultati rispetto ai tuoi, però ecco, se lavoriamo sul corpo, noi il corpo lo modelliamo? Certo. Ecco, tu hai mai conosciuto qualcuno che dicesse no, io sono negato, i muscoli non li possiedo? Basta impegnarsi, basta avere la giusta persona che ti guida. Ok. La stessa cosa è la voce. Quindi tutti in qualche modo possono imparare a cantare? Assolutamente, Ok. e io direi devono. Ok. Devono, perché possiamo veramente tirare fuori delle cose della nostra personalità, della nostra interiorità incredibili. Ti faccio un esempio molto terra. Quando vediamo delle persone che hanno delle problematiche fisiche, ormai è abbastanza risaputo anche dalla medicina tradizionale che, non lo so, ho la cervicalgia, no? È sicuramente un peso interiore e vorrei magari dire dei no e dico dei sì. Vado a somatizzare nel corpo, o magari le persone che le vedi che hanno questa postura e il peso che si portano addosso, o mille altri esempi legati al fisico. Quindi noi abbiamo, ecco, lo stomaco per esempio, somatizziamo la classica persona che ha il reflusso gastroesofageo, che comunque somatizza nello stomaco una tensione, e la voce non è la stessa cosa. Blocchi. Ma se posso chiedere, che alla fine è un po' anche quello che è successo a me, nel senso che quando mi hai contattato, quando ci siamo messi d'accordo nel fare qualcosa, la storia è stata un po', quindi tu parli di questa cosa, io sono bloccato con la mia voce perché io avevo fatto canto in passato. Il problema cos'è? Il problema è che per chi mi segue da un po' di tempo lo sa, non sono mai riuscito a proiettare la mia voce in modo corretto, e anche facendo comunque canto da un po' di tempo, anche facendo un po' di teatro, anche facendo un po' di dizione, comunque questa cosa è sempre stata bloccata, cioè faccio sempre fatica a parlare, faccio sempre fatica più che altro a farmi sentire, ecco. Ad ascoltare sono molto bravo, ma a farmi sentire diventa un po' un problema. E quando mi hai detto guarda, alla fine io abito abbastanza vicino dove sei tu, possiamo provare a fare questa cosa, ho detto va bene, e in effetti mi ci sono ritrovato, perché questa cosa di aver fatto delle lezioni insieme, mi ricordo anche degli esercizi che abbiamo fatto, perché è stato canto, ma c'era qualcosa un po' di più, c'era un po' più del canto, si arrivava a toccare delle parti per cui c'è come uno sblocco che avviene, no? C'è come è vero, è voce, è vero, un esercizio, però allo stesso tempo la voce non esce perché ci sono dei problemi, e quindi è tutto un po' connesso. Quando risolvi o con la voce o risolvi quei problemi, entrambe le cose si sbloccano, quindi diventa un po' questo circolo virtuoso e una cosa sussegue l'altra. Esattamente, come per l'esempio dello stomaco, ho delle tensioni, somatizzo sullo stomaco, vado a lavorare su questo blocco e magicamente si risolve tutto. Se io ho dei blocchi nella voce, quei blocchi sono arrivati da qualche parte, è un po' come anche quando ti insegnano a respirare col canto. Tu vai lì pieno di blocchi da un insegnante e lui ti dice rilassati, respira, ma no, non alto, respira basso. Aspetta, ok. No, tu metti blocco su blocco. Bisogna capire perché l'allievo arriva bloccato, perché arriva che non sa respirare. Io stamattina ho fatto una lezione proprio a una signora che ha detto io vivo costantemente in apnea. Prima lezione di canto subito è emerso questo problema e stiamo lavorando per sbloccare questa apnea, ma a livello profondo. Poi sono cose un po' difficili da capire se non si provano. Però è una visione del canto olistica che oggi non c'è. Perché? Perché chi ha capito un po'
la dimensione spirituale del canto, la dimensione terapeutica del canto, lavora in un ambito che non è l'ambito professionale. Far avvenire certi sblocchi bisogna conoscere comunque la tecnica a livello di Pavarotti, professionale. Solo che le persone che ci sono in Italia, poche, sottolineo molto molto poche, che conoscono e sanno insegnare una tecnica, perché io lo dico sempre nei miei video, ho parecchi allievi che vengono dai conservatori, che frequentano i conservatori e sono i più disastrati, quindi se già nel conservatorio c'è questa difficoltà a insegnare la tecnica, figuriamoci. Sì, perché poi uno continua a rafforzare anche un pattern negativo se nessuno glielo Assolutamente. corregge. Poi i grandi insegnanti, secondo me, ci sono stati, ci sono stati, vabbè, io cito sempre Mirella Freni, che non era solo la più grande cantante italiana che abbiamo avuto, ma anche, secondo me, un grande orecchio, una grande insegnante. Magari un po' difficile da decodificare, un po' difficile da capire, ma i grandi maestri a volte sei tu che devi andare verso di loro, no? Vabbè. Chiusa parentesi, il problema è che chi insegna a questi livelli e conosce la tecnica non gliene frega niente di capire che il canto è uno strumento, un ponte tra questa dimensione e una dimensione più sottile, una dimensione che ci porta veramente a scoprire qualcosa di noi stessi che altrimenti rimarrebbe lì. Ma come mai, se posso chiedere, la lirica? Cioè, perché la lirica e non il canto in generale? Se arrivate a insegnare quello. Allora, a parte che io mi sono innamorata della lirica a 12 anni, ascoltando Cavalleria Rusticana, probabilmente in una vita passata di sicuro, ma anche se non fosse stato così, cioè io nasco non perché amavo il canto, ma perché amavo proprio la lirica, poi da lì mi sono appassionata al canto. Chi studia con me è sicuro che magari parte dal pop e poi arriva alla lirica, perché la lirica è l'apoteosi, è come dire il balletto classico rispetto al balletto che può fare, non lo so, pop. Ecco, cioè è ovvio che comunque un grande ballerino le basi di classica le ha e che non può non apprezzare quel tipo di... È l'apoteosi, poi siamo Quindi in è un Italia. po' le basi fatte al massimo della loro... Assolutamente. Su cui poi si può costruire qualsiasi cosa. E poi la lirica è meravigliosa. Chi dice ma è noiosa, perché non la conosce? Allora una sfida, venga da me mezz'ora, gli faccio sentire mezz'ora i brani giusti cantati nella maniera giusta, perché poi tanta gente ha avuto un imprinting negativo perché ha sentito persone che non sapevano cantare, persone che quando si canta non si capisce niente, quando cantano non si capisce niente. E invece la comunicazione è la prima cosa, io devo capire la storia. Amo la lirica perché c'è dietro una storia, fondamentalmente, oltre che la musica. C'è un messaggio, dici qualcosa. 3 minuti di una canzone dici qualcosa, ma 3 ore di un'opera porti avanti un personaggio. Certo. È un mondo meraviglioso. No, anch'io non mi ero mai, diciamo, concentrato, non avevo mai esplorato quella. Però da quando abbiamo iniziato ho notato che migliorando quell'aspetto, che poi lirica, diciamo che a livello esistenziale non è che c'è una differenza tra canto lirico, canto pop o altro, è comunque cantare, usare lo strumento, no, del corpo per far uscire suoni in un determinato modo. Assolutamente. E quindi quello è un'ottima base che poi ti fa anche parlare addirittura meglio, cioè ti fa... Sì, ma ovviamente io insegno lirica, ma insegno musica pop, leggera, tutti i generi, musical, però una cosa interessante è che arrivano da me e dicono io non potrò mai cantare lirica, come se fosse qualcosa di inarrivabile. C'è sempre quest'idea di sono stonato, non ho voce, non ce la faccio. Ci danno l'idea che qualcosa di così facile e accessibile sia impossibile. Ma è anche... Io mi ricordo, ad esempio, una delle mie insegnanti di canto, come dicevamo anche durante le nostre lezioni, il problema è che magari dicono anche, basta una frase, a volte, che ti entra proprio nel subconscio ed è quel fattore, come dicevamo, un po' somatico per cui dopo ti blocca e neanche te ne accorgi. Assolutamente. Basta un sì, ma è vero, la tua voce è bella, però non puoi arrivare tanto più di così, oppure devi un po' accontentarti. O sono io insegnante che non posso arrivare più in là di così? Esatto, quindi lì va un po' a bloccarti, quando invece riesci con la pratica ad arrivare anche a un po' di consapevolezza diversa, quella è tutta un'altra cosa. Assolutamente non ci sono limiti, l'unico limite è veramente l'insegnante, per come la vedo io. Se non sei nelle mani giuste, allora è un macello, però ricordati che le tue corde vocali sono esattamente uguali alle mie.
Non esistono le corde vocali d'amianto o d'oro, noi funzioniamo nella stessa maniera, quindi non è l'organo vocale, l'orecchio, sono stonato, si educa. Non ci sono veramente scuse, la scusa è purtroppo non sono nelle mani giuste. È vera questa cosa, quando io non sono in grado di portare un allievo a un certo livello, cosa faccio? Do la colpa all'allievo, perché è molto facile dare la colpa all'allievo. Cantare è la cosa più naturale e facile del mondo. Pensiamo al neonato che ha un volume assurdo, ha una resistenza assurda perché piange per ore, usa il diaframma per cantare, per piangere, ma il pianto è il canto del bambino. Allora noi nasciamo con il canto. Qual è il problema? È capire la facilità del canto, perché noi mettiamo strato su strato su strato le nostre tensioni. Ti faccio un esempio, i bambini piccoli, 2, 3, 4, 5 anni, io vedo queste ragazzine, magari le vicine di casa, che prendono le gambe, se le mettono dietro, spaccate, cose. Allora, perché lo fanno? Loro lo fanno in maniera naturale perché non hanno tensioni sul corpo. Noi accumuliamo sulla voce queste tensioni anno dopo anno dopo anno. La voce mi dice chi è l'allievo, arriva un allievo, lo sento parlare, ho già capito chi è. Certo. E il lavoro che faccio io è togliere queste tensioni, togliere strato dopo strato dopo strato e tornare a quel bambino. Ovviamente c'è una tecnica, ovviamente poi il canto è qualcosa che raggiunge il massimo dell'apoteosi, insomma, della bellezza vocale, perché è come appunto prendere un corpo e educarlo in palestra. Però l'esempio del bambino rende, perché tante persone mi hanno detto: Anna, io da quando studio con te sto liberando una parte mia che sentivo da bambino, cioè canto e sento quella gioia, quella facilità che sentivo quando ero veramente piccolo e cantavo e non c'era il problema arriverò alla nota. Sì, che è un po' alla fine ho notato un po' per conto mio che quasi tutti gli ambiti artistici o comunque l'ambito in cui l'essere umano deve creare qualcosa, quindi un po' la creatività, sono tutti, e anche la meditazione alla fine, sono proprio fatti in modo tale che invece che costruire qualcosa è più un lavoro sul togliere, no? Pian piano togliere fino a che riesci quasi a tornare a quel piacere di essere un bambino, no? Di giocare, di divertirti. E anche la recitazione, la meditazione sono tutte proprio sull'imparare invece a lasciare andare più che a controllare tutto. Ed è una delle cose che ho imparato anche con te. Mi ricordo la prima cosa una delle prime lezioni che abbiamo fatto, mi è rimasto impresso che non riuscivo magari ad esempio ad arrivare ad alcune note un po' più alte oppure avere un suono più squillante mentre canto, e ovviamente ci sto ancora lavorando, però mi ricordo che prima, un po' per tutto il condizionamento che ho avuto in passato, un po' per cose mie, era ok, so la tecnica, la so bene, so tutta la teoria, ma poi sono talmente tante cose che pensare a tutte quelle cose cercavo di farlo perfetto e non veniva mai. E invece pian piano, quando mi hai detto guarda, concentrati solo su questa cosa qua e vedrai che viene, correggendomi un paio di cose, ho notato già subito un miglioramento. E quindi è proprio stato un togliere l'80% delle cose per rimanere con il 20% che serve. Assolutamente. No? Io dico sempre, è capace anche mia nonna a sentir cantare una persona e dire ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo, ti manca questo. Il problema è prendere il bandolo della matassa e dire ti manca questa cosa, lavoriamo su questa perché poi le altre cose andranno a sistemarsi di conseguenza. Sì, e infatti una cosa molto bella, l'ho notata in questi giorni tra l'altro, c'è un tipo di meditazione che faccio, dopo ne parleremo anche della questione yoga, della questione mantra al volo, però per fare un aneddoto, per raccontare un po' questa cosa, durante alcuni tipi di meditazione c'è questo mantra che si recita in cui si dovrebbero sentire delle vibrazioni nel corpo, e ho notato che piano piano, venendo anche a lezione, e piano piano riuscivo anche ad esercitare durante il mantra un po' questo attacco dolce, questa cosa, e più lo facevo e più il mantra diventava intenso, perché notavo che invece di forzare la cosa fuori è come se partisse da dentro e arrivasse senza sforzo, quindi senza dover far partire tutto da qua, quindi paradossalmente anche in quello mi ha aiutato. Perché la gola non si usa per cantare, è un paradosso ma è così, Sì. È l'occhio del ciclone. Tra l'altro tu hai parlato di vibrazioni hai tirato fuori la parola magica, perché il nocciolo io li chiamo i piccoli miracoli che avvengono qua e che vedo, passano proprio attraverso la vibrazione.
perché e qui adesso non voglio assolutamente dilungarmi, però ti dico soltanto, noi sappiamo bene che tutto vibra. Mhm. Tutto è vibrazione, noi siamo vibrazione, i nostri sentimenti sono vibrazione. E il canto cos'è? Vibrazione. Certo. Ora, adesso facciamo l'esempio di te che canti in gola e quindi fai una vibrazione che è un'implosione, che è una vibrazione malsana, perché comunque se in gola crei proprio anche un dolore fisico, e invece quella vibrazione che hai detto che hai sentito, quindi libera un'esplosione, proprio queste vibrazioni che vanno, allora il nostro corpo si mette su un piano, su una risonanza completamente diversa e risuona con l'universo in maniera diversa. Per cui io ho visto su di me e sugli allievi anche accadere delle cose nella vita e a volte facciamo dei vocalizzi proprio finalizzati ad andare su una certa frequenza vibratoria sulla materia. E lo so, è molto criptico, ma io lo faccio di spontanea volontà di non espormi troppo perché sono cose un po' oltre, Certo. che però, siccome io ho una mentalità da scienziato, scientifica, ho fatto il liceo classico, quindi mi è rimasta questa cosa, io sono San Tommaso, Ok. non sono minimamente, sono una persona con i piedi molto per terra. Adesso partirà una collaborazione dopo Pasqua, che è un po' il sogno della mia vita, con una persona molto famosa e non so se posso farne il nome perché non abbiamo ancora cominciato, però Ok. sarà interessante se mi inviterai ancora fra qualche mese a portarti i risultati del nostro lavoro. Comunque è uno scienziato molto famoso e lavoreremo proprio con il microscopio che usava Masaru Emoto, che aveva Ok. analizzato l'acqua informata, cioè sottoposta a degli stimoli vibratori. Certo. E noi lo faremo con la mia voce, con la voce dei miei allievi, Ah, ok, e pazzesco. quindi vedremo come questo modo di cantare, sottolineo, questo modo di cantare, non il modo di cantare suono in gola, ah ma io canto bene, sì, poi vengono qui e magari capiscono che il canto è tutta un'altra cosa, perché se tu credi che questo sia il limite, ma non sai che il limite può essere il soffitto, ecco, questo modo di cantare come influenza la materia. Ho già fatto una cosa in passato col dottor Tarsia che mi ha attaccato 1000 elettrodi mentre cantavo e poi li ha attaccati a se stesso mentre io cantavo rivolto a lui. Ok. È stato bellissimo perché le sue testuali parole, ci sono delle evidenze scientifiche che il tuo modo di cantare ha alterato, modificato il tuo corpo e anche il mio mentre cantavi. E lui proprio riesce anche proprio a misurare la microsudorazione cutanea con questo apparecchio. Certo. Io non capivo nulla, mi ha fatto vedere 1000 grafici, guarda qui, guarda lì, non capivo niente, cantavo e basta. Sì, sì, sì. Però le sue parole, evidenze scientifiche che il canto fatto in una certa maniera può modificare la materia per me e la mia cura. Ti dico che io ho parlato della palestra e vabbè, ironizzo sempre perché sono una mezza mozzarella con la passione per lo sport, però se io non facessi una bella cantatina prima di andarmi ad allenare, penso che le mie energie, cioè, e diventa veramente il mio Red Bull mettermi a cantare e Certo. mi dà una carica incredibile, ma lo sento proprio fisicamente che mi modifica. Ma sembra sempre qualcosa di esoterico, ma in realtà è semplicemente come funziona il mondo, cioè il fatto che noi siamo, se uno si fa un po' di domande e ha un minimo di consapevolezza, sa esattamente, ma anche a livello scientifico, che tutto si muove, e dato che si muove, noi esistiamo proprio perché le cose si muovono. Se fosse tutto fermo, allora non Sì, funzionerebbe niente, no? sì. E una cosa che si muove è per forza dato, analizzato, ha per forza una vibrazione, una frequenza, no? Ma anche a livello semplicemente emotivo, cioè a livello anche umano. Io mi ricordo una volta una lezione, c'era un esercizio che abbiamo fatto in cui mi hai parlato dell'X Factor, no? Ed è molto interessante, mi è rimasto impresso perché mi ricordo, mi dicevi fai questo esercizio, questo vocalizzo, l'ho fatto e poi invece prova a farlo pensando a questa emozione, concentrati su un'emozione particolare e vediamo se io riesco a ricevere un po' questa emozione o almeno un po' a capirla. E mi ricordo che questa cosa qua mi ha fatto proprio capire la questione di quando magari vedi proprio programmi TV di gente che canta o anche semplicemente un attore, un artista, quell'X Factor anche nei video, nei semplici video, quando uno crea un video, lo si vede subito, almeno noi esseri umani siamo molto capaci di sentire le emozioni di qualcuno quando fa qualcosa. Cioè non importa quello che sta facendo, quello che fa, quello che crea, ma
quello che c'è dietro, cioè l'emozione, l'obiettivo, quello che ha dentro mentre lo fa, quello fuoriesce per forza, fuoriesce sempre anche se non lo vuole ed è quello che fa la differenza tra un attore, diciamo, bravo e un attore che fa film pazzeschi, tra un artista che inventa qualcosa di nuovo e un artista invece che lo fa per vivere. Sì, Quindi ho notato questa cosa ed è molto molto bella anche a livello emotivo, quindi non sì, è solo una questione, diciamo, scientifica. A livello scientifico invece la questione mantra, ad esempio ieri era il Mahashivratri, che in India è un po' una delle feste, diciamo, principali durante l'anno, quindi si festeggia tutta la notte, si sta in piedi e poi a mezzanotte si recita questo mantra che si chiama Maha Mantra, il grande mantra, tradotto un po' così, ed è proprio, non so se hai mai sentito parlare del Om. sì. Ecco, è un po' una cosa simile e c'è stato, si fa per circa una mezz'oretta dall'inizio, da prima di mezzanotte fino a dopo mezzanotte, si fa questo mantra. E io ieri sera l'ho fatto e l'energia che ti dà recitare un mantra, recitarlo, anche semplicemente quasi perderti un po' in questo mantra che diventa meditativo un po', no? Riesci a uscire dalla tua testa e rientrare un po' nel qui e ora, nell'esistenziale, tramite il suono, è qualcosa di incredibile. Sì, e tu qua hai toccato un altro punto interessante in tutto questo discorso che hai fatto sul mantra e sull'X Factor, che è il perdersi. Quando è che tu riconosci il grande artista, la persona che veramente può dare qualcosa all'umanità? Quando la persona in questione si annulla. Io dico sempre che questo lavoro è può essere il lavoro più narcisistico in assoluto e può essere il più anti-narcisistico in assoluto, dipende da Certo. come ti approcci, perché per creare quello che hai detto tu, noi dobbiamo svuotarci, essere canale perché qualcosa di più alto di noi possa passare attraverso di noi. Certo. E questo è quando tu hai fatto la home, penso che tu hai sentito questa cosa. Sì, la meditazione alla fine è un po' quello, cioè è un po' come l'andare in palestra per quello, per pian piano imparare a metterti da parte, no? A uscire e staccarti un po' da questa cosa. Che più che staccarti è vedere le cose come stanno, quindi avere un po' più chiarezza, perché in realtà sei già così. Ma se ti perdi nella tua testa, se rientri un po' in quello che viene chiamato il tuo persona, no? Il tuo avatar in sanscrito, diventi un po'... cioè rientri un po' come in un videogioco, ma ti dimentichi che stai giocando. Ecco, Sì. diciamo questa cosa molto... Però, La famosa presenza di Gurdjieff. ecco, ok, sì, non conoscevo, ma però penso di aver capito il senso. E comunque sì, anche vabbè, adesso stiamo facendo questo parallelismo un po' con la spiritualità, anche perché penso che possa essere interessante qualcosa di non fatto, anche questa idea del canto. Perché in realtà anche in tutta la cultura indiana, io parlo dell'India spesso, ma semplicemente perché è un po' la culla della spiritualità, non perché sono un appassionato dell'India, e neanche, non si tocca neanche l'ambito religioso. È proprio una questione di crescita interiore, di esplorazione. Andando in giro a mente aperta, impari un po' da tutti e vedi quali sono le cose più interessanti e quelle che si connettono. Come hai detto prima, non è esoterismo, è la realtà. Certo, Ed è per questo che io mi sono comunque approcciata a degli scienziati, sì, come il dottor Tarsia e come questa persona con cui comincerò questa collaborazione, se Dio vuole, perché non c'è proprio niente di esoterico. È, certo. come hai detto tu, com'è il mondo, L'unica come cosa, noi funziona. europei, noi italiani abbiamo un po' questa paura a entrare, ma anche forse dato un po' da un condizionamento del passato, no? Dalla religione, da questa paura della religione, questa paura divina. Quindi tutto ciò che non è visibile e pratico, abbiamo sempre questa fobia nel dire, ecco, è qualcosa che o mi sta fregando o è qualcosa che... Quindi siamo noi un po', diciamo, tendenti a non voler Eh esplorare sì, queste cose. esattamente. Io ti dico, il canto è una delle mie frasi che dico sempre, è la cosa materiale, perché è Mhm. materia, è Certo. misurabile, più spirituale che Mhm. esiste, ed è la cosa spirituale più materiale. Certo. Quindi è lì a metà. Quando l'allievo, con ovviamente la pratica, perché ci vuole, arrivi a un livello tecnico, quello che dicevamo prima, il livello Pavarotti, il livello Freddie Mercury, il livello canto veramente bene, capisci che sei lì, in quello spazio tra cielo e terra e quello diventa meditazione. In quel momento lì tu neanche dici adesso medito attraverso il canto, tu diventi quella vibrazione che è una vibrazione sottilissima e tutto il tuo corpo è meditazione. Io lo provo tutti i giorni e lo faccio provare tutti i giorni a persone che comunque però ovviamente hanno studiato, perché alla base di tutto c'è lo studio, c'è troppa gente improvvisata oggi, cioè parliamoci chiaro, per raggiungere certi livelli nella meditazione ci vuole
ovviamente Pratica, la certo. pratica in palestra per arrivare al tuo livello ci vuole la pratica. Nel canto è la stessa identica Certo, cosa. come in tutto alla fine è anche giusto così. Sì, però oggi noi vogliamo tutto subito, tutto gratis, tutto facile, spesso è così purtroppo. Sì, però come dicevo noi non siamo abituati tanto a queste cose. Però in paesi in cui invece c'è stata un po' più di tranquillità nella storia, in cui non erano così tanto persi a fare guerre tra di loro, come l'India, c'è questa cultura e nello yoga il suono, yoga in sanscrito significa unione, quindi yoga prende un po' tutto ciò che è spiritualità, vuol dire un po' meditazione. E in yoga la scienza del mantra, quindi del suono, è una vera e propria scienza, cioè ci sono persone che studiano questa cosa per tutta la vita e si passano da millenni queste cose. E sono proprio delle consacrazioni, cioè ci sono dei mantra che sono proprio studiati apposta per dare determinati effetti a determinate persone. Ci sono anche dei mantra personali, quindi un insegnante spirituale che magari ti assegna proprio Il un tuo mantra. codice, sì. È un mezzo di meditazione, lo si usa anche per consacrare determinati spazi, ma anche noi semplicemente nella nostra religione, noi cristiani, i canti, cioè la questione del suono c'è sempre stata e il vedere come influisce non solo sulla materia, ma anche su tutto ciò che è emozioni, pensiero, quindi va anche oltre, è una cosa che è sempre stata studiata e esplorata da millenni e sfruttata anche in alcune culture che sapevano come farlo, come la questione di Om, che assomiglia particolarmente a tanti altri mantra che ci sono anche come il nostro Amen, che in realtà ormai in inglese dicono Amen, è andato un po' a perdersi, ma inizialmente era Amen, che è un po' come il nostro Om, no? Assolutamente. Quindi è tutto un po' connesso, si parla sempre un po' la stessa lingua in modo diverso, Sì. ma il canto, il suono è sempre stato esplorato, va un po' a influenzare anche, cioè tutto, perché è tutto materia, influenza per forza. Come l'acqua, come diciamo con l'acqua, gli esperimenti fatti. Tant'è che mi chiedono sempre a volte nelle live perché bevo dalla bottiglia in rame. E c'è tutta una questione anche della bottiglia, dell'acqua, come viene conservata, di come la consumi. E quando fai vedere nei video oppure dici che prima di consumare qualcosa semplicemente dici un grazie oppure una qualsiasi cosa, un'emozione, e la gente ti prende un po' per strano, lo si può capire, però allo stesso tempo quando capisci che il suono e tutto ciò che riguarda il suono, ma anche semplicemente le tue emozioni, tutto viene collegato e può influenzare l'ambiente esterno, preferisco influenzare le cose che poi entrano dentro di me in modo positivo. No? Sì. E senti, io quando sono arrivato, cosa hai pensato a livello di canto? Ah, a livello di canto, no? Ho Sì. pensato che bel ragazzo. Ah, no. Non so se si può dire. A livello di canto. No, a livello di canto ho pensato che la tua voce era una implosione, era implosa e mi supplicava di tirarla fuori. E questa è una cosa che purtroppo sento tantissimo oggi. Più in questi ultimi anni, io ormai è una vita che lavoro con la voce, quindi ma ultimamente sento veramente tante persone, è come se il modo di vivere di oggi, la società di oggi in qualche maniera ci chiudesse, ci tarpasse e lo vedo veramente su tantissime persone, come vedo su tantissime persone, ma credo sia collegata alla paura del giudizio. È una cosa incredibile come le persone oggi hanno paura ad esprimersi perché veramente ogni passo è ma però qualcuno potrebbe dire, qualcuno potrebbe fare. Poi oggi, nella società di oggi siamo esposti tantissimo con i social, no? Certo. Quindi ogni minima cosa viene pubblicata, viene vista e sta crescendo quindi di pari passo, secondo me, la paura di dire sì, appaio, ma come appaio? Sì. Però tu puoi modificare una foto, puoi fare un fotomontaggio, puoi mettere in Instagram una foto e mettere quel contesto nascondendone altri, ma la voce non puoi farlo. Con la voce non puoi farlo. Quindi vale la Quindi pena. era un disastro. No. Allora, diciamo che era bello quello che io poi colgo da te e persone come te, è la bellezza di poter lavorare. Quando dovesse mai entrare, non è mai successo, però una persona che dico, vabbè, cavoli, è perfetto, è già alla voce apposta, io mi annoio, cioè dico, vabbè, guarda, piacere di conoscerti, ma per me la bellezza è proprio il lavoro, è il cammino e vale la pena fare un lavoro sulla voce, vale la pena proprio maggiormente se si è conciati.
Quello che uno dice, io sono conciato da far paura, sono stonato, mi manca questo, mi manca quello, no? Arrivano quasi, mi chiedono quasi scusa per il loro stato, che tu ovviamente già eri un fiore rispetto a persone che sì, eri un fiore, perché ti ho detto quello che io ho sentito, ma ti garantisco, la tua voce, te lo dico, è proprio splendida. Grazie. Aveva bisogno e ha bisogno di essere liberata, però io dentro di me ho pensato, caspita, una voce di qualità così estesa, un timbro bellissimo, cioè veramente una bellissima voce. Lavoro con persone che invece hanno tutto da costruire, tutto da fare e quasi ti chiedono scusa del loro stato, ma non hanno capito che è proprio lì il bello. Più hai margine di miglioramento, più puoi lavorare su di te e scoprire delle cose. Perché... E poi, come dicevamo all'inizio, quando ti lasci, cioè per cantare in un certo modo, a volte fa quasi paura. Cioè, mi ricordo, ci sono delle volte in cui magari sei lì, dici questo non voglio farlo, perché è un po' come saltare nel vuoto, è come lasciarsi Sì. andare che dicevamo. Quindi quando in realtà, per assurdo, impari a cantare in un certo modo, cioè sblocchi a un certo punto, fai quella nota un po' più alta, riesci a sentire la voce che va in testa invece che sentire che parte da non si sa dove. E per assurdo, per fare quel passo hai sbloccato leggermente una porta dentro che poi ti Sì. fa sbloccare anche altro. E nella vita, Nella esatto. vita, in generale, E sì. poi quando fai quella nota scopri che è sempre stata lì, Sì, sì, che non è niente di... Eri bloccato ma eri non sai bloccato, neanche perché. è sempre stata lì, aspettava che tu la liberassi. Esatto. Va bene, senti, hai voglia di farci, perché io ho sentito la sua voce veramente qualche volta, hai voglia di farci 10 Oh secondi mamma di... mia, davvero. Solo come intro per farci sentire un po' una voce così. Perché io mi ricordo, sentivo, a volte quando cantavamo, cioè vibra proprio tutto, è incredibile. Esploderà il microfono, vabbè. Vabbè, ci proviamo, Ma sì, dai. 5 secondi, Ci è proviamo solo perché così. tu bevo un goccio d'acqua, Vai, vai, vai. perché tu lo sai che io sono in convalescenza da una È vero, bronchite. se te lo senti, non preoccuparti. Non c'è nessun Dai, problema. facciamo proprio 2 note Ma proprio perché così, tanto per metterlo... se mai tagliamo, va bene. Ma sì, sì. Je vais vivre dans les rêves que te garder dans mon trésor. 2 suoni proprio perché Pazzesco. allora cioè io una settimana fa ero nel letto con la febbre, mi sto ancora curando. Beh, se questo è con la febbre. No, proprio Cioè, voi magari non vedevate, ma la questo si bronchite. muoveva nel mentre. Sì, mi sono caduti, però ecco, cioè ve lo dico, questo per gli haters personali miei che mi Ma sì. seguono Poi non so con neanche se lo molta... metterò Ho perché la non so se il bronchite. microfono neanche le prende ste cose, però va bene. Però per capire l'idea vibrazione, Esatto. per capire dove, insomma, dove si può arrivare quando non si ha voce, visto che io non canterà mai lapidario, insegnante di conservatorio, canterà forse per mamma e papà nel salotto di casa, Certo. perché non ha voce e quindi... Va bene, gentilissima, grazie di tutto allora. Grazie È a sempre te. un piacere e Grazie. basta. In caso comunque lascio ovviamente sotto in descrizione i link ai social media se volete dare un'occhiata. E grazie mille ragazzi, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Arrivederci. Ecco, a posto. Grazie, è Ma andata figurati. bene? Ah, non ha ripreso? Ah, non so, No,